Oggi realizziamo insieme una stola all'uncinetto. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme, come vi ho già detto, una stola all'uncinetto. Io l'ho realizzata in versione un po' mini per accorciare i tempi, ma il mio intento era farvi vedere il punto di lavorazione, farvi apprezzare soprattutto il filato che ho utilizzato, guardate che belle sfumature, e quindi farvi capire un po' i passaggi per realizzare una stola veramente facilissima. Come potete vedere l'ho realizzata veramente mini, però ora che stavo filmando mi è venuta in mente un'idea, ovvero quella di indossarla un po' a mantellina, ed ora vi faccio vedere, tipo indossarla in questo modo. Vedete che è un po' piccolina, l'ho fatta proprio corta. Ora non vorrei far rumore con il microfono, però comunque andare a mettere un laccetto, un bottoncino qui e vi viene proprio tipo un coprispalle, che non mi dispiace, quindi io penso che farò questa modifica perché mi piace molto. Il filato che ho utilizzato è un filato estivo, però ovviamente sul sito troverete anche altri filati più invernali e, come vi stavo dicendo, ho utilizzato il Fantasy, che in realtà dovrebbe chiamarsi tipo Fantasy Dadino, una cosa del genere. Ora non ricordo nello specifico, ma vi lascio comunque scritto qui sul video il nome esatto del filato. Io ce l'ho anche in queste due tonalità, questa è in assoluto una delle mie preferite, sia per il colore neutro ma anche per la brillantezza, proprio perché questo in realtà è 60% cotone e 40% viscosa, mentre quest'altra versione, che è la stessa di quella utilizzata per la stola, solo che per la stola era tipo colori unicorno, come li chiamo io, questo è tipo jeans perfetto. Io vorrei realizzarci un progettino perché utilizzo molto il jeans, quindi ci starebbe anche bene, e questo è 60% cotone e 40% lino. Comunque queste sono le colorazioni che avevo, più quella arcobaleno che vi ho mostrato comunque nel video. Vi consiglio di provarle, quindi vi lascio il link qui sul video e vi lascio anche il codice sconto del 10% che potete utilizzare per i vostri acquisti. Vi consiglio anche di provare questa colorazione con queste sfumature perché è veramente spettacolare. Comunque il progetto di per sé è veramente semplicissimo, si realizza con una volata perché io ci ho messo veramente pochissimo per realizzarla, però ho voluto comunque accorciare i tempi per altri impegni che ho, ma volevo comunque mostrarvi questi filati che meritano molto. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facilissimo e velocissimo, e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò un gomitolo di Fantasy Dadino, nello specifico la colorazione numero 5. Un gomitolo corrisponde a 150 grammi. Utilizzerò l'uncinetto numero 4 e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per realizzare la nostra stola appunto fantasia dobbiamo andare ad avviare delle catenelle multiplo di 3 più 4, a cui poi andrà aggiunta ovviamente la catenella per girare. Quindi io in totale per la mia stola ho avviato 38 catenelle. Facciamo quindi il cappio iniziale e andiamo ad avviarci le catenelle. Siccome io ho già lavorato la stola, vi mostrerò giusto un campioncino per farvi vedere il punto di lavorazione. Quindi ho avviato 20 catenelle che corrispondono esattamente al multiplo di 3 più 4 più la catenella per girare, che non conta come primo punto.
Quindi ora cosa dobbiamo fare? Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo poi una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. In questo modo. Ora dobbiamo saltare 2 catenelle, quindi 1, 2, spostarci nella successiva e andare a lavorare al suo interno 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto, una e 2. Dopodiché saltiamo di nuovo 2 punti, quindi 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo nel successivo punto e lavoriamo lo stesso modulo, quindi 2 maglie alte, una e 2, una catenella ed altre 2 maglie alte nello stesso punto. Procederemo in questo modo per tutta la riga e dovremo ultimare con una sola maglia alta, quindi dobbiamo chiudere la riga facendo una maglia alta nell'ultima catenella, esattamente come abbiamo iniziato. Ok, siamo rimasti con 3 catenelle, le 2 le saltiamo, andiamo nell'ultima e lavoriamo una maglia alta, quindi dobbiamo ultimare esattamente come abbiamo iniziato, in questo modo. Questo è il risultato. Ora si volta il lavoro e si inizia a lavorare una delle 2 righe che poi andranno ripetute per tutta la stola o comunque per tutto il progetto per cui utilizzerete questo punto. Quindi partiamo sempre dal primo punto, non faccio la catenella per girare, mi inserisco esattamente nel primo punto, quindi qui, e lavoro una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta e all'interno di questo punto lavoro un'altra maglia alta. Quindi in totale avremo 2 maglie alte nel primo punto. Ci spostiamo poi nello spazio di una catenella che abbiamo esattamente qui in basso e all'interno andiamo a lavorarci una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2 ed una maglia bassa nello stesso spazio. In questo modo poi lavoriamo una maglia bassa tra un modulo e l'altro, quindi tra questo gruppetto di maglie alte e questo ci inseriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e poi ci spostiamo nello spazio di una catenella successivo dove ripeteremo lo stesso procedimento, una maglia bassa, 2 catenelle ed una maglia bassa. Poi di nuovo in questo spazio che si forma tra un modulo e l'altro lavoriamo una maglia bassa e procederemo in questo modo per tutta la riga. Terminata la riga, nell'ultimo punto dovremo andare a lavorare 2 maglie alte, quindi ci inseriamo proprio nell'ultima maglia e lavoriamo una maglia alta ed un'altra maglia alta sempre nello stesso punto. Questo sarà il risultato della seconda riga. Ora giriamo il lavoro e
e andremo a lavorare la seconda riga delle due che andranno ripetute per tutta la stola. Praticamente il procedimento di questa riga che lavoreremo ora è lo stesso della prima, con la differenza che andremo a lavorare i moduli all'interno degli spazi formati dalle due catenelle. Quindi nel primo punto lavoriamo sempre le due maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta ed alzare il lavoro in questo modo. Poi ci spostiamo nello spazio di 2 catenelle, quindi esattamente qui, e all'interno lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso punto, una e 2. Poi ci spostiamo nello spazio successivo e ripetiamo lo stesso procedimento, 2 maglie alte, una e 2, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Procediamo in questo modo per tutta la riga. Chiuderemo ovviamente la riga con una maglia alta nell'ultimo punto, quindi ci inseriamo e lavoriamo la maglia alta in questo modo. Questo sarà il risultato. Ovviamente andremo a ripetere queste due ultime righe lavorate per tutta la lunghezza. Procedimento molto semplice e perfetto anche per le principianti, ma soprattutto un punto d'effetto se andate ad utilizzare un filato sfumato come ho fatto io. Come potete vedere otteniamo tutte righe tutte sfumate, poi queste colorazioni sono veramente fantastiche. Quindi procediamo in questo modo per tutta la lunghezza della nostra stola, lunghezza ovviamente a piacere. Io mi sono tenuta un po' bassa per accorciare i tempi, infatti ho lavorato 69 righe per 72 centimetri, ma sentitevi libere di modificare queste misure. Quindi a questo punto lavoriamo tutte le nostre righe e ci rivediamo al termine. Bene, ho lavorato in parte la mia stola, ho realizzato una stola mini per accorciare i tempi, ma il mio obiettivo era comunque farvi vedere il punto di lavorazione, la resa del filato e guardate che bellissime sfumature che dona, ma ovviamente ognuna di noi può realizzare la sua stola in base ai propri gusti, quindi realizzarla più corta, più lunga. Per quello vi basta semplicemente aumentare o diminuire il numero di righe di lavorazione. Io in questo caso ho raggiunto 72 cm di lunghezza ed ho lavorato 69 righe totali. Quindi a questo punto, una volta raggiunta la lunghezza, non ci resta che tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie ed avremo terminato. Un progetto veramente super semplice che può essere realizzato sia da principianti che da esperte. Questo è l'avanzo di filato, quindi io lo terrò da parte perché magari in un secondo momento, appena ho un pochino più di margine di tempo, vado ad allungarlo e quindi vado ad utilizzare tutto il gomitolo. Quindi, come vi ho già detto, questo è il risultato, filato veramente soffice. Questo è l'effetto del punto di lavorazione lavorato con questo filato tutto sfumato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi consiglio di provare questo filato se vi piacciono soprattutto i filati sfumati. Io ce l'ho anche in questa tonalità che vorrei utilizzare perché indosso tanto il jeans e questo ce lo vedo benissimo sopra, ma soprattutto vorrei provare questa colorazione qui che è veramente spettacolare. Appena l'ho vista me ne sono innamorata, è della stessa linea. In realtà l'avevo pensato per realizzarci un top
anche se siamo fuori stagione. Io sono certa che sicuramente lo realizzerò, anche perché fa ancora un po' caldino, quindi ci sta benissimo. Poi comunque è un filato 60% cotone, 40% viscosa, quindi dai, diciamo anche per la mezza stagione ci sta bene, mentre questa versione qui è 60% cotone, 40% lino, comunque filati molto freschi che potreste comunque prendere anche per la prossima stagione. I filati utilizzati sono di Laneworld, vi lascio il link sia a questo video che nel box informazioni e vi lascio anche il mio codice sconto del 10% valido sui vostri acquisti sul sito. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto facile e veloce. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!